Ciao a tutti, nel video di oggi parliamo del pneumotorace nel cane del gatto. Prima di iniziare questo video vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. In questo canale noi trattiamo fondamentalmente patologie del cane e del gatto e cerchiamo anche di darvi dei consigli e delle curiosità che magari non conoscete, in modo ovviamente da informarvi sulle patologie che possono colpire il vostro cane e il vostro gatto. Inoltre, se volete supportare il progetto, mettete un bel mi piace, e se avete delle curiosità relative a questa patologia scrivetelo nei commenti. Se invece avete curiosità relative ad altre patologie scrivetelo comunque nei commenti, che poi io in base al commento cercherò o di rispondervi magari con un video che ho già realizzato, oppure farò un video dedicato al vostro commento, all'argomento del vostro commento. Partiamo subito con la parola pneumotorace, che già dice qualcosa, no? Pneumo, aria, torace, abbiamo già capito in che sede siamo. Praticamente il pneumotorace non è nient'altro che la raccolta di aria tra la pleura. La pleura che cos'è? Sono due foglietti, esiste la pleura parietale e la pleura viscerale, che avvolge i nostri polmoni. Di solito c'è uno spazio virtuale tra le due pleure dove c'è pochissimo liquido, e in situazioni patologiche questo tra le due pleure può formarsi o del liquido e quindi avremo il versamento pleurico, oppure come in questo caso una raccolta d'aria e quindi avremo il pneumotorace. Quindi è una raccolta d'aria tra le due pleure. Questo avviene fondamentalmente perché dell'aria atmosferica riesce a entrare nella pleura fondamentalmente. Questo perché avviene, abbiamo due tipologie di pneumotoraci. Abbiamo il pneumotorace traumatico, ovvero avviene un trauma a livello toracico e c'è una rottura e quindi c'è passaggio di aria dall'esterno all'interno. Banalmente una ferita lacero-contusa a livello toracico potrebbe ovviamente creare un pneumotorace traumatico. Difficilmente il traumatico comprende la trachea. Se c'è una rottura della trachea abbiamo più un enfisema sottocutaneo e un pneumomediastino, se no abbiamo un pneumotorace spontaneo, che è fondamentalmente causato da alcune tipologie di patologie che possono creare un pneumotorace spontaneo, per esempio delle bolle polmonari che si rompono e quindi creano praticamente comunicazione tra la pleura e fondamentalmente la via esterna, quindi l'aria passa direttamente in pleura. Oppure possiamo avere infestazione di un parassita che si chiama Paragonimus. Possiamo avere la rottura di vescicole, sempre polmonari, di cisti polmonari. Possiamo avere per esempio legati a patologie croniche, quindi bronchiectasie, rottura di bronchiectasie, oppure possiamo avere la rottura per esempio di centri necrotici, per esempio negli ascessi polmonari, oppure in alcune tipologie di neoplasie, che quindi creano una comunicazione fondamentalmente tra la pleura e l'ambiente esterno. Esiste una forma di pneumotorace che si chiama pneumotorace iperteso, che è fondamentalmente quando in ispirazione entra l'aria e quindi aumenta l'area del pneumotorace, però fondamentalmente in espirazione non esce l'aria. In questo caso chiaramente è un pneumotorace molto, molto grave, perché chiaramente continua ad esserci la presenza di aria all'interno delle pleure, che chiaramente riduce l'espansione dei polmoni e quindi riduce la capacità respiratoria dell'animale. Generalmente cosa si fa? Anche durante gli interventi chirurgici si può creare un pneumotorace, ovviamente si fa una chirurgia toracica, c'è un pneumotorace, e anche in corso di ernia diaframmatica può esserci un piccolo pneumotorace. Quindi durante la chirurgia dell'ernia diaframmatica si può avere un pneumotorace. Quindi fondamentalmente
quando abbiamo il pneumotorace cosa bisogna fare? Fondamentalmente, se è molto piccolo il pneumotorace, l'aria viene a un certo punto riassorbita. Se invece il pneumotorace è di moderato o molto grave, chiaramente si eseguono toracocentesi dell'aria, oppure un drenaggio toracico per ridurre l'aria, in modo tale che riduciamo chiaramente l'aria all'interno della pleura e quindi i polmoni riprendono alla loro normale fisiologia, quindi ad espandersi, perché ovviamente la presenza di aria fa sì che si va a ridurre la pressione negativa che normalmente abbiamo in torace. Ovviamente in base alla tipologia di patologia che ha creato il pneumotorace, la prognosi è diversa. In corso per esempio di un trauma toracico lieve, la prognosi è buona di questo pneumotorace perché l'aria verrà riassorbita e quindi una volta stabilizzato il paziente la prognosi sarà buona. Invece magari in corso di una rottura, di una metastasi o di un tumore polmonare, chiaramente la prognosi sarà più riservata. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi dato qualche indicazione sul pneumotorace. Se avete le curiosità, ripeto, scrivetele qua sotto e magari risponderò in un altro video oppure sotto il commento. Un saluto a tutti e alla prossima.